L'autostima è ormai diventata una sorta di prodotto da banco, acquistabile in pillole e banalizzato da una serie di guru che ne hanno fatto un business, dal momento che mai come nella nostra epoca questa dimensione si dimostra essenziale in ogni aspetto della vita. Chi è carente di autostima difficilmente può apprenderla con l'iscrizione a un corso intensivo o camminando sui carboni ardenti, poiché l'autostima è un caleidoscopio di doti e ha varie sfumature che troppo spesso vengono svilite o addirittura confuse con l'orgoglio. E partirei proprio da qui, ovvero dalla differenza sostanziale tra autostima e orgoglio. L'autostima riguarda la consapevolezza delle nostre capacità e del nostro valore e quando ci troviamo di fronte a qualcosa che dobbiamo fare ci porta a pensare sono in grado di farlo. L'orgoglio invece considera ciò che è già stato fatto e dice sono stato in grado di farlo, ce l'ho fatta. È una differenza che può sembrare di poco conto, ma questo approccio di pensiero è una delle basi più importanti dell'autostima. Ci fa capire quanto l'orgoglio dipenda direttamente da una buona autostima, poiché se penso di non farcela, molto probabilmente non ce la farò e non avrò accesso al premio emotivo per il successo ottenuto e quindi non assaporerò l'orgoglio di avercela fatta. Ma l'autostima non si riduce a questo, è un insieme di varie squisite qualità personali e ha molto a che vedere con il concetto di Gestalt. L'insieme funziona meglio delle singole parti che lo compongono, come un piatto di lasagna appena sfornato è più appetitoso di quanto può esserlo un singolo ingrediente della ricetta. Esiste un ottimo saggio che si intitola I 6 pilastri dell'autostima, scritto dallo psicologo statunitense Nathaniel Branden e consegnato alla stampa nel 1994, 10 anni prima della sua morte, in cui ha condensato più di 50 anni di studi e ricerche su questa tematica. Non solo ti consiglio di leggerlo per farti un'idea concreta di cos'è realmente l'autostima, ma auspico che diventi un libro di testo nelle scuole per aiutare i giovani a entrare in contatto con questa dote e a levarla dentro di sé, ma anche per aiutare i genitori e gli insegnanti a stimolarla in figli e allievi. Branden divenne psicoterapeuta già a 24 anni e fu proprio la relazione con i suoi primi pazienti a portarlo presto a concludere che l'autostima è fondamentale per una vita degna di essere vissuta. Si rese conto che le loro lamentele, i loro sintomi, i loro disagi relazionali con se stessi o con gli altri, da un lato erano espressioni dirette di un'autostima carente, sotto forma di senso di inadeguatezza, di estrema passività, dall'altro potevano rivelarsi meccanismi di difesa proprio contro l'inadeguata autostima. Meccanismi che li portavano a essere boriosi, arroganti, spacconi, incapaci di mettersi in discussione, oppure dipendenti da alcol, droghe o sesso. Fu questa intuizione che lo spinse a buttarsi, anima e cuore, nell'approfondimento dell'autostima in un lavoro durato una vita, che oggi lo fa essere il punto di riferimento più autorevole su questa tematica. Nel libro che ti ho consigliato in apertura c'è una disamina interessantissima di circa 370 pagine e ovviamente in questo video non possiamo sviscerarla completamente, ma vorrei focalizzare alcuni punti che ho trovato fondamentali. Il primo è che la vera autostima o la sua carenza è un'esperienza totalmente intima, nel senso che risiede nel nostro essere, è quello che ognuno di noi pensa e sente riguardo a se stesso e non ha nulla a che vedere con quello che gli altri pensano o sentono di noi. È fondamentale capire questo e magari educare i nostri figli e i giovani su questo punto, dal momento che stiamo vivendo in un'epoca che spinge esattamente nella direzione opposta. Il modello dell'influencer, che per molti oggi è diventato un lavoro e per altri rimane un grande sogno, si muove proprio in questo grande fraintendimento. Posso avere 1 milione di seguaci sui social media, essere stimato dalla mia famiglia, dai miei soci, dai miei colleghi, ma continuare a sentirmi una persona di poco valore se non ho una buona relazione con me stesso. Nella smania di riuscire ad accettarmi quando mi manca una sana autostima, posso misurare il mio valore sulla base delle risposte che mi dà l'ambiente, quindi modellarmi di continuo alle aspettative degli altri per riuscire a piacere, spesso andando contro i miei valori e finendo in relazioni dannose sotto molti punti di vista. Se non mi accetto, inoltre, è probabile che sarò attratto da persone che hanno a loro volta una bassa autostima. Sarà più facile che mi metta insieme a un partner che a sua volta vive un abisso, non volendo prendere atto che l'unione di 2 abissi non darà mai una vetta.
La vera tragedia, disse Wayne Dyer, non è scegliere un bersaglio troppo alto e mancarlo, bensì sceglierne uno troppo basso e colpire nel segno. Ma vediamo i due punti principali su cui appoggia una vera autostima e dai quali si diramano tutte le altre sfumature fondamentali che troverai nel libro che ti ho consigliato di leggere. Il primo è il senso di efficacia, ovvero quella sensazione di controllo sulla propria vita che ci fa essere al centro della vita stessa, non spettatori passivi o vittime degli eventi. Percepire intimamente il senso di efficacia ci fa sentire dotati delle competenze necessarie per affrontare le varie sfide della vita. Ci aiuta a prendere atto a volte di non essere abbastanza preparati per affrontarle e ci spinge a imparare, consapevoli di potercela fare. Il secondo punto è il rispetto per se stessi e per i propri valori irrinunciabili. Vivere mantenendo alta questa asticella ci offre la grande opportunità di coltivare relazioni sane e non nevrotiche con gli altri, di entrare nella dimensione del senso di fratellanza, del rispetto reciproco e, punto fondamentale, dell'indipendenza, che è l'esatto contrario di quell'annullamento di se stessi che molti attuano all'interno della coppia o nell'ambiente lavorativo pur di non rimanere soli o emarginati. Su questi due punti fondamentali, il senso di efficacia e il rispetto di sé, il dottor Branden sviluppa nel libro un percorso che si dirama in ogni sottosfumatura, delineando una tematica di facile comprensione che davvero potrebbe diventare uno strumento di apprendimento alla portata di tutti. Anche di chi non ha avuto la fortuna di avere genitori che abbiano coltivato questa dote nei propri figli. A questo proposito è giusto ribadire che, come scrisse Judith Rich Harris, psicologa statunitense, non è mai tutta colpa dei genitori, ma molte cose prendono certe direzioni in base alle scelte che facciamo crescendo e non ultimo a seconda delle relazioni che viviamo. Infatti il livello di autostima di una persona non viene stabilito una volta per tutte nell'infanzia, può aumentare o deteriorarsi andando avanti con gli anni e a seconda delle esperienze relazionali sia con se stessi sia con gli altri. Sicuramente essere accompagnati alla vita da genitori che vivono in prima persona una buona autostima è uno splendido inizio, poiché naturalmente cercheranno di instillarla nei propri figli, senza sforzi di alcun tipo. Ma ci sono individui che si stimavano di più a 12 anni che non quando arrivano a 50, così come può avvenire il contrario. Per questo, so di essere ripetitivo, certi libri dovrebbero essere letti e assimilati possibilmente intorno alla soglia della maggiore età, se non prima, perché offrono strumenti di consapevolezza. Ci aiutano a capire dove siamo e dove sarebbe meglio andare per avere una vita il più possibile felice e riuscire a farla vivere agli altri. Purtroppo, e concludo, ogni volta che dobbiamo prendere una decisione di carattere morale oppure dobbiamo agire, affrontare una sfida o un problema che ci si para davanti, influenziamo in positivo o in negativo la percezione che abbiamo di noi stessi a seconda dei nostri comportamenti. E questo accade anche quando evitiamo di affrontare le cose. Ci rivediamo sabato prossimo, sempre alle 11, sempre qui sul mio canale YouTube. Buona settimana da Sergio Massi.